risveglio da quelli di Castel San Pietro Terme. Ah, ecco perché forse c'è tutti questi camper che vanno là, perché ci sono le terme, mi sa. Siamo a 2 passi da Imola. Ora, mi sarebbe piaciuto andare all'autodromo Imola di Enzo Ferrari, che c'è anche il museo, a visitare, a vedere com'era, ma non abbiamo tempo, quindi siamo diretti a Forlì, in officina meccatronica Control Garage. Questo qui è un ragazzo che fa soprattutto centraline su motori diesel e su BMW. Io lo seguo sui social, a quanto pare ne parlano tantissimo bene, tanti, quindi sicuramente bisognerebbe prenotare o quant'altro, ma visto anche dei video di gente che è passata lì per caso ed è riuscito a sistemarli, proviamo ad andare a chiedere se sa cosa può essere casa su 4 ruote il problema che abbiamo, e o se secondo lui può essere veramente un fatto di centralina sprogrammata, e o se lui può, se è la centralina sprogrammata, riprogrammarla e magari ottimizzare anche i consumi. Vediamo cosa ci dice, innanzitutto se ci può attendere senza appuntamento e quale secondo lui se può essere quello problema o meno, ecco. Quindi ci mettiamo in moto e andiamo, accendiamo i motori, partiamo. Anche oggi il tempo non è dei migliori, sta piovigginando qua a Forlì. Siamo praticamente arrivati, mancano 4 km e ci siamo. Speriamo che possa attenderci e riesca a risolvere il problema. Siamo arrivati a destinazione, presumo che siano a fare o a provare qualche macchina perché l'officina è aperta ma è chiusa dentro, c'è solo il parcheggio aperto fuori. Vediamo appena arrivano cosa ci dicono, ci facciamo un caffettino nell'attesa e via. Allora, questa è l'officina, è passata già mezz'ora buona e non è ancora tornato nessuno. Il cancello è aperto, quello lì. Che passa? Pippo, esci tu. Monnello. Aspettiamo ancora un attimo e vediamo come si evolve la situa. No, amore, no, certo, prima dice le parolacce, poi parti. È mio bambino. Sì. Che guapo. Niente ragazzuoli, siamo arrivati che erano le 10:30, sono le 12:20. È ancora di far la pappa. Ce ne andiamo, non sto neanche a chiamare perché avevo già provato a chiamare più di una volta e non hanno risposto, vanno al lavoro, non lo so, quindi ci muoviamo, andiamo in Eurospin che tanto è qua vicino a 2 km, che dobbiamo far pranzo e poi da lì evolviamo il tutto. Mi dispiace perché vedendo i video mi sembra un ragazzo in gamba, solo che cavolo, capisco fossi... C'è un biglietto di torno subito, non c'è niente, tra l'altro là c'è lo schermo, computer, tutto aperto, cioè boh, non lo so. Andiamo all'Eurospin ora. Arrivati a destinazione dell'Eurospin andiamo a fare un po' di spesa, poi vediamo se ci fermiamo qui a mangiare o ci spostiamo. E niente, mi è dispiaciuto per il ragazzo lì, però anche come bigliettino da visita sinceramente non è un granché, nel senso che poi magari sono io sbagliato che sono troppo premuroso, troppo, non lo so. Però ti chiamo più di una volta e non mi rispondi, fai dei video dicendo che scusate se non rispondo ma sono pieno di lavoro e tutto. Sto 2 ore esatte quasi davanti alla tua officina, non c'è nessuno, cancello aperto, macchine lì così, tutto lì così, non c'è un biglietto di torno subito, oh, magari poi sono successe cose che uno dice meglio che stavo zitto, perché facciamo le corna, ti chiamano di corsa a una mancanza di un parente o qualsiasi cosa, di certo l'ultimo problema è mettere un cartello, però almeno chiudi il cancello che è come se fossi chiuso. Boh, vabbè, niente, andiamo a fare la spesa così mangiamo qualcosina, perché visto che sto facendo la dieta, che non sto facendo colazione per fare il digiuno lungo, a pranzo poi c'ho fame ancora di più del solito, però dobbiamo cercarci di contenere. Che semmo? Arrivo. Ah, come sempre iniziamo con la roba salutare che è frutta e verdura. Certo. Come in tutti i supermercati, appena entri ti fanno vedere che comprando frutta e verdura sei già a posto. E poi le schifezze a posto, sì. Io l'ho presa. Poi vediamo. Mango? Facciamo... sono duri? Quello. Questo? No?
Vediamo anche due kiwi. Vuoi il kiwi? Che ti fanno fare la popò? 5 euro al chilo. È un po' carucci. C'è la popò senza kiwi, va? Allora c'è la ricerca della ricotta smarrita. Abbiamo preso un po' di ciccia. Queste qua ce le facciamo oggi a pranzo. Un po' di macinato che Jessica poi si fa un po' di ragù. Focaccia secca da mangiare come pane. La frutta, verdura. Queste che Jessica ha preso un po' di macinato che fa il ragù e poi ci faremo queste qua. Poi ho preso un po' di salumi, io ho preso dell'altra carne lì. Questo per il tortino? Sì, faccio il già un po'. Con cosa? Ah, con i zucchini? Sì. La ricotta. Ricotta Abbiamo preso l'arrosto per farlo al forno, il coso per farlo al forno, cioè... mamma, se c'è il sole, se non fai niente. L'ansia delle batterie continua sempre. Poi mi sono fatto prendere, sperando che lo mangio, uno stracchino nonnonale. Ci riproviamo, anche stavolta, vediamo come si evolve. Ok, abbiamo preso anche qualcosa per colazione, soprattutto per il mini bro. Noi siamo a dieta della colazione, vediamo sta prova se funziona. Dubito, io ci proviamo. Ma io l'ho fatta per 2 settimane e non ho perso un Però... Vediamo se sgonfia un po' la pancia il mio. E già sarebbe qualcosa. Questa Pozzetti va bene, no? Sì. Ne prendo 2. No, sto riprendendo me, non il negozio. No, ma non è possibile girare dei contenuti, farli filmati, perché se Però non ho visto nessun cartello io all'ingresso. te lo sto dicendo io. Però se non c'è un cartello, Bisogna mettere un cartello. ci vuole un cartello. Ci hanno detto che noi non possiamo registrare dentro Ma l'Eurospin non quando c'è. abbiamo già fatto spese in altri Eurospin. Non c'è nessun cartello. Questo è l'Eurospin di Forlì. Siamo all'ingresso, non c'è scritto da nessuna parte che io non posso registrare. Io ho lasciato il carrello e me ne vado da un'altra parte a fare la spesa. Non mi interessa, ci rimettono loro, non io. Anche perché non c'è scritto e la legge prevede che deve essere scritto, quindi problemi loro, non miei. Metto in moto e me ne vado. Ci hanno rimesso loro 100 euro di spesa, quindi poco male. Questa è l'accoglienza dell'Eurospin di Forlì. Assurdo, mai successo. Vediamo se vogliono fare la foto anche alla targa, lo possono fare senza problemi. Assurdo, assurdo. Ora abbiamo messo una Lidl e andiamo a vedere se anche lì bisogna riempire il carrello e poi fare storia o non dicono niente. Assurdo, questa cosa qua non c'era mai successa. Mai successo in tutto il mondo. Soprattutto, cioè, il fatto è che subito hanno detto che non c'era scritto all'inizio, ma ce lo dicevano loro verbalmente. Spero sia rimasto il pezzo di registrazione che non l'abbia spento la GoPro. E lì sbaglia a spegnere perché deve rimanere accesa perché sono prove. E poi il responsabile, l'ispettore, ha detto che c'era scritto, noi siamo andati all'ingresso a vedere perché se all'ingresso te lo scrivono tu non puoi registrare. Non c'era né il cartello di foto né di videoregistrazioni, quindi ci ha rimesso loro, non io, non mi interessa, Sì, problema ma poi, loro. cioè, manco... Te lo dico, no, ma poi hai detto te lo dico perché te lo dico io, ma chi sei tu per dirmelo? Anche se sei il responsabile dell'Eurospin, la legge dice che deve essere esposto un cartello per dirmi che io lì dentro non posso registrare. L'unico cartello che c'era è che l'area era videosorvegliata, quindi loro possono registrarti. certo, ma tu lo puoi registrare. Che non c'era scritto. Vabbè, vediamo la Lidl come andrà, ma anche perché è l'una, c'ho fame, quindi dobbiamo mangiare. Buona, proviamo a vedere sta Lidl se ci fanno fare la spesa o no. Sì, prendo qualcosa. Però prendiamo cose veloci perché è tardi, se no se perdiamo un'ora a fare la spesa mangiamo o merenda. No, la farò poi, da un'altra parte lascerò i soldi, non qua. Non nel comune di Forlì. Mi dispiace per i forlinesi. Nessuna indicazione all'ingresso, quindi andiamo a prenderci da mangiare, che è meglio perché è già tardissimo. Questi sono buoni, mi sa. Sono già pronti o basta fare in microonde, in padella e prendi un peperone almeno. Uno un po' poco forse. Vabbè, tanto c'è anche... Ce ne proprio due. C'è il salame, dai. Abbiamo preso una piccagna e un entrecotto da farci come carne. Vuoi fare anche questi carciofini insieme ai peperoni? No? Grigliati, molti grigliati. 2,29. Perché sono già grigliati, li fai solo saltare. 5 euro. Sarebbe meglio che prendiamo una busta. Dai, se c'è la busta.
E per stasera pizza, andiamo in pizzeria. Noi abbiamo preso quella a bordo alto e per questo è per Christian però che non è a bordo alto perché la margherita non la fanno. E per pranzo ci facciamo la carnina. Ora andiamo alla cassa. Vamos. La Lidl non ha fatto storia, quindi... E ci hanno visto. Anzi, ho tagliato la strada a quello col muletto prima. Sì. Poveraccio. Chiedo scusa se vedi il video. Niente, ora andiamo in un parcheggio che ha trovato Jessica qua vicino a 1 chilometro. Così facciamo pranzo tranquilli, perché qua i parcheggi sono un po' piccoli e Sì, siamo un po' invaditi. siamo in un angolo che non rompiamo tanto le scatole, però... Vedete, abbiamo parcheggiato laggiù. Però 3 che è un po' in salita, 3 comunque che spuntiamo un po', lo spazio c'è di manovra, però è tutto stretto. Allora facciamo sto 1,2 km, che in teoria è un parcheggione grosso. C'è sempre, dalle foto di Park Fortnite c'è i camper, quindi va bene. Arrivati al parcheggio. Tutti i camper parcheggiati, si vede che è gente che vive qua in zona, è pieno, ce n'è 2, 4, 6, 7, 8 camper. Noi ci siamo messi qua, tanto noi facciamo solo il pranzo e poi ci mettiamo in movimento. Andiamo a cucinarci la piccagna e l'entrecôte. Vamo. Verdurine in padella, che sono quelle surgelate con un po' di soia, stanno cuocendo, e le bistecchine. Quelle sono praticamente cotte, c'è da finire questa, ma le lascio lì al caldo, almeno serviamo tutto assieme. Qui abbiamo le fragoline poi per dopo, il pane, funghetti, melanzane. Aggiungi una banana, già che bisogna farla andare. San fragole e banana. Stavo dicendo. T'ho fregato in tempo però. E qui abbiamo lo spolverino, il toglipolvere. Good appetit a tutti! Pranzetto, eccolo servito. Tac! È il mini bro senza verdura perché non capisce niente. Buon appetito. Buon appetito. Pranzetto fatto, tutto quasi a cavallo. Ora giustamente è l'ora del caffettino time. E ora sto aspettando che mi mandano un messaggio per arrivare nella prossima destinazione, che è Pesaro. Siamo meno di un'oretta di strada, ci dovrebbe essere. E poi da lì dipende come va tutto. Dipende come la gente, se si presenta o no. Vabbè, diciamo da lì come vada, nel senso può essere o che stiamo lì poche ore o devo star lì magari un paio di giorni se bisogna fare qualche lavoro, se no da lì partiamo. Vacanza! No, ci dobbiamo fermare a Fermo prima ancora, dipende come va. Se dobbiamo star fermi un paio d'ore facciamo un'altra tappa a Fermo, se invece dobbiamo andare via subito, se ci fermiamo stiamo lì e poi vacanza diretti chissà dove. Invece se non ci fermiamo dobbiamo fare una seconda tappa, un'ulteriore tappa a Fermo che è un po' più in giù dopo Ancona. Buon caffettino e ci muoviamo. Via, motori accesi, 80 km e siamo arrivati. Si parte. 70 km fatti, 80, prendiamo l'uscita Pesaro Urbino. Usciamo dall'autostrada intanto, mancano 7 km e siamo arrivati e sta iniziando anche a piviginare. Giunti praticamente a destinazione, laggiù abbiamo la costa adriatica dell'Italia. Ora vediamo come si evolve qua la situa e poi vediamo se riusciamo a fare un pezzo di Adriatico, ve lo facciamo vedere. Allora, sopralluogo fatto, siamo su tutta la costa adriatica, diciamo siamo sull'Aurelia all'opposto del mare, ecco, diciamo. Ora abbiamo trovato un parcheggino a 20 minuti, che lì poi c'è un'altra tappa, freccia rossa dove vuoi andare che se accelero e niente, ci vediamo dal parcheggino, dai. Siamo entrati dentro a Fano e abbiamo visto sulla sinistra qua avevamo il centro storico, deve essere molto carino. Bello. Peccato che non abbiamo tempo utile noi, ma deve essere molto carino, mi sembra un po', penso perché poi sono ignorante, un borghetto stile tipo medievale, ancora molto antico. Ora abbiamo trovato un parcheggio che mancano 3 km, se eravamo più vicini venivamo a piedi. Poi 3 km 3 km e mezzo. andate, 3 ritorno sono 7. Non ci farebbe male, però più che altro che lasciare anche il camper lì, siamo in un parcheggio. Sì, è un parcheggio normale. Boh, vabbè, vediamo ora come si evolve. Ma 2 passi li facciamo da granchire le ossa. Perché poi devo aspettare domani mattina Rolando che viene qua lui per fare degli aggiornamenti solo sull'applicazione, niente di che. E poi direzione Fermo. Ora dobbiamo pianificare tutto. Ti ricordato come stava Fischio? Svalichiamo il ponte. È sempre mosso qua però.
E l'Adriatico mi sa di sì, che è sempre un po' più mosso. Qualche vento che c'è. Faccio una dronata, ma il drone lo trovo. Sì, lo trovi a Savona. Ci aspetta là. Svolta a sinistra e prendi via Fratelli Siamo Zucchelli. quasi arrivati, Che siamo, Belin! quasi arrivati. Speriamo che c'è sto parcheggio che si ci può stare. Oh, l'hai messo con Park Fortnite, quindi via. Però è in libera, quindi perché c'è tipo l'area che ti dava quella gratuita per i camper, c'era scritto che arrivavano la polizia e tutti gli stranieri li multavano. Ma figurati. Sì, nell'area gratuita, l'ho letto su Park Fortnite. Vabbè, quindi speriamo in bene, dai. E l'area gratuita è vicina. No, era un po' più indietro che qua. Vabbè, vediamo quando arriviamo e vi facciamo vedere. Ragazzi, siamo fronte mare. Più vicini di così al mare, cosa volete? Ne parcheggiamo lì e lì c'è il mare. Il parcheggio è bello, dai. Posteggiati, c'è un po' di vento, e un po' di aretta fresca. C'è anche, guarda, Bernice non fa fatica. Sta il gradino basso, così non fa fatica. Vieni alla residenza qua. Quasi quasi. Visto che oggi è stata una giornata che non abbiamo concluso niente e siamo parcheggiati in riva al mare, non è che mi sdraio sul divano e dico non faccio niente, no, vado a fare cosa? Cosa vado a fare? Ve lo spiego ora, tra un minuto. Se vi ricordate, per chi ci segue, apri la cabina, Cri. Per chi ci segue, quando eravamo partiti in direzione Spagna, in Francia aveva sentito un rumore in autostrada ed era il tubo dello scarico della condensa del condizionatore. L'avevo strozzato su giù giusto per non avere casotti che non facesse rumore e poi me lo sono svanito perché non l'abbiamo più usato. Ora, siccome lo stiamo usando, lo scarico della condensa non me lo sta facendo buono, mi sta bagnando qua, perché vuol dire che non scarica perché l'avevo strozzato. Quindi devo andare a risolvere il problema e capire come fare, nel senso se bastava solo con lo srotolo o quant'altro. Quindi andiamo sotto e vediamo come la situa. Alla fine ho sistemato il tubo perché si era rotto un pezzettino che era di plastica, che quando l'avevo annodato sotto l'avevo tirato, avevo fatto un casotto io, quindi l'ho sistemato e ora sto asciugando la moquette sotto perché era uscita un po' di acqua della condensa da qua, praticamente è venuta qua sotto, c'era un po' bagnato, quindi prima che poi puzza, che già fa un po' di odore, la asciughiamo bene, almeno siamo tranquilli che non c'è problema. Come on! Ok, tubetto sistemato. Ora giuro che Jessica si è messa qua a guardarsi un film, mi metto lì col telefono e io smanetto un po', cerco cose, mi invento cose, faccio cose. Nel mentre abbiamo già tirato fuori le pizze poi per cena, così scaldiamo al microonde, nel forno, scaldiamo, finiamo di cuocere perché sono precotte. E in più qua ho tirato fuori aperitivo, anduia, salamino. Buona con l'anduia. Ah, dove l'hai presa? Eurospin? Forse sì, Eurospin. A Vado. Buono. Vabbè, ora facciamo un po' di svago. Pippotto fa la pappa lì e noi facciamo la pappa qui. Stasera pizzetta. Chef pizzaiola Jessica che le sta bruciando. Sta facendo danni. Buon appetito. No, questa è bollente, ti bruci il becco. C'è il mais, mangiati il mais. La prima vegetariana è andata. Ora abbiamo salsiccia e friarelli. Minigno, sei finito dentro. C'hai l'autonomia di mezz'ora tu e poi rompi le scatole. Minigno. Te lo do io, Minigno. Comportati bene. Te. Va banale, ci vado a letto. E allora mettermi a dormire. Questa banana. Che passa? Boh. Che passa? Sei furbo, va. Sta lì, va tu. Basta, parla. Moltissimo sette. Ci vediamo dopo. E anche il mini bro c'ha la sua pizzetta margherita. È buona? Più o meno, dai. C'è di me. Però così al volo va bene, dai. Andiamo a nanna, ragazzuoli, è arrivata l'ora di andare a letto. Domani mattina viene il nostro amico Rolando qua, sistemiamo due cosine e poi direzione Fermo, sempre più a sud. Dove arriveremo lo scoprirete se ci continuate a seguire nei video. Ci vediamo al prossimo video, buonanotte a tutti. Mondo, buongiorno. Allora, giustamente, vi ricordate? Secondo me c'è qualcuno che... Abbiamo la telecamera noi, incorporata, che ci vedono tutti. Dove siamo? Come il grande fratello. Si vede che calando le visual aumentano i malauguri.
Vabbè, banda alle ciance, il tempo fa schifo anche oggi purtroppo, ma a noi del tempo non ci interessa perché tanto non dovendo fare nessun tipo di tintarella, qualsiasi è il tempo va bene uguale. Ma cosa è successo? Che con tutto lo spazio che esiste nel pianeta, vedete laggiù in fondo c'è una macchinina che taglia l'erba, no? Con tutto questo qua che c'aveva da tagliare l'erba, noi eravamo qua per primi. Dove ha dovuto iniziare a tagliare l'erba? Lì. E tra l'altro poteva salire di qua senza far fatica, vedete che è tutto in salitina liscia, e di là c'è il marciapiede, si è puntato con la macchinina lì del tagliare, boom 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 boom, a salire appiccicata al cazzo. E tu aspetta, metto in moto, mi sposto, almeno non c'è il rischio che mi danneggi il campo. E niente, è iniziata così la mattinata. È iniziata bene, ma a me non mi interessa. Ora aspettiamo Rolando Buongiorno che arriva tra un'oretta, sistemiamo queste cosine, lui rientra ad Arezzo e noi rotolando verso sud. C'è la canzone di Negramaro. Direzione fermo, sempre più giù. Chissà dove tornare, da Sicilia, Milano, ora torniamo in centro Italia. Ci regalano gasolio a noi. Siamo figli del benzinaio senza saperlo. Ma infatti qua bisogna darci un taglio, se no. Avanti Andrea, su, Quello che giù. guadagniamo lo spendiamo in benzina. Beh lì, che fare in Liguria? Bisogna trasformare il camper elettrico su. Batterie ne abbiamo, ci metto un bel motore elettrico e via. Banda alle ciance, colazione, io mi mangio una bananina, caffettino l'ho preso, poi vado in bagno e siamo a cavallo. Non vi ho fatto salutare Bernice che è appena rientrata, che è andata a fare la pipì ed è stanca. Il bro, Che è stanco, più di Bernice, Jessica. è stanca. E qui abbiamo il tigrottino che aspetta la pappona, questo tigrotto. Monnello. Oh gattino, cagnolino come fa amore? Quanto sei carino. Guapo. Questa mela qua non gli piace. No, perché non è quella verde. Ah, parlavamo già. Io faccio solo quello, quindi. Fai la pappona, bravo. Come procede la mattinata? Avete visto un po' di quello che abbiamo fatto. Jessica ha pulito l'insalatina, Cristian ha messo a posto, abbiamo fatto un po' di cose. Mi metto, visto che abbiamo appena pulito il camper, mettiamo la spina qua, quella che abbiamo comprato l'altro giorno, allargando un po' il buco, così non rischio che si rompa perché è già in giro da qualche giorno. Questa è tutta plastica, roba delicata. Ah, manca un frutto. Cosa avevamo preso? Ah, l'interruttore. Allora è rimasto là sotto, bisogna prendere. La mettiamo così almeno è a posto anche sto lavoretto. Allora, è arrivato Rolando. Siamo andati a prenderci un caffettino al volo qua, che c'era un baretto aperto. Gli ho fatto le impostazioni che c'erano da fare. Ora mangiamo. Devo prima finire di mettere la spina qua sotto, che ho allargato al buco. Lì c'ho già il maschio. Perché poi dobbiamo... E ora l'attivo un attimo con l'applicazione, devo accendere la 220. Vediamo. Perché se no viene tardi. Sì, già l'una. Opzioni, on. Non c'ho secondi. Ok, tutto acceso. Bi, Ale, consuma corrente, vai, dacci che ci dacci. Buona, finisco di montare la spina, Jessica prepara sughettino, facciamo un piatto di pasta. Un pettino veloce, quindi come viene viene. Ok, buon. Ci vediamo dopo, però buon appetito. Presa montata, allora la faccio vedere, guardate che carina. Ma che bellina, grigia. Biticino, se vuoi che ti inizi a montare anche prese tue, inizia a mandarmi del grano o delle prese gratis e io te le monto anche sugli altri camper. L'interruttore cosa comanda? I faretti là dietro. Che prima avevano il telecomandino a distanza, ora invece hanno il loro interruttore. L'ho messa con l'interruttore solo perché è più easy. Così ho tolto il telecomandino e quella roba. E perché se no il modulo da 3, cioè il modulo è da 3. Quella spina lì non la usiamo moltissimo, quindi un asciuco basta. Avrei dovuto mettere un asciuco, una presa normale. Però siccome noi abbiamo tutto asciuco, quindi non l'avremmo utilizzata quella normale. O mettevamo una presa USB o abbiamo messo un interruttore per comandare quelle due lucette, che almeno è più easy. Ora Jessica sta finendo di fare il pranzetto. Trofia al sughetto e via. Pomodoro, così. Io metto un attimo a posto tutta l'attrezzatura, il casotto che c'è qua, così poi partiamo e via. Trofie al sugo col pomodorino fresco messo. Jessica col parmigiano e Cristian in bianco perché il pomodoro c'ha la pelle, non va bene, capisce niente. Quando sarà grande capirà, speriamo per lui. Buon appetito. Buon ragazzuoli, abbiamo salutato di nuovo Rolando, non ve l'ho fatto salutare perché c'era anche un amico, per privacy non ho voluto essere invadente, quindi ciao Rolando. Nel mentre è venuta giù anche la tenda qua che si è rotta e via.
È meglio, così. Là c'è il tizio che fa il bagno. Ora direzione fermo. E niente, anche qua a Pesaro ci hanno brincato per strada dei follower. Ce l'abbiamo dietro, ci stavano tra virgolette seguendo. Poi noi abbiamo fatto inversione perché abbiamo preso una strada sbagliata che c'era l'altezza 3 metri. E quindi nel tornare indietro li abbiamo beccati, ci hanno fermato e ci hanno fatto i complimenti per i video, per tutto, per come siamo, e ci hanno augurato buoni chilometri. Siamo contenti. Se vedi anche questo video, Susi mi sembra che ha detto il nome. Sì, Susi. Un saluto a Susi, ci ha fatto tantissimo piacere. Un bacio da tutto Casa su 4 Ruote. Speravamo che andando sempre più in giù ci fosse bel tempo, ma purtroppo è bruttino anche giù. Vabbè, vediamo cosa troviamo quando arriviamo. Siamo a metà strada più o meno. Usciti all'autostrada Porto Sant'Elpidio, città di Porto Sant'Elpidio, come si può vedere, e andiamo, prima di arrivare giù a Fermo, che siamo a 8-10 km da casa dei signori, che li conoscete già, perché avevamo già fatto Fermo, 14 km. Mi hanno mandato loro una pista di skatepark che era qua, perché sapevano dove eravamo, quindi eravamo, diciamo, di passaggio. E visto che ci vediamo più tardi perché loro sono a lavoro, mi ho detto: se vi volete fermare qui, Cristian si sfoga un po' e poi ci vediamo dopo. E così facciamo. Visto che è già un po' che non va sullo skate, a parte ieri, l'altro, sperando che è asciutta, che non abbia piovuto, che il tempo è sempre un po' incerto. Seconda volta che veniamo a Fermo e il tempo non è bellissimo. Anche un'altra volta, sì. Un anno fa praticamente, poco più. Siamo arrivati qui nel parcheggio, che è un parcheggio condominiale, dove c'è lo skatepark, caffettino, il mini bro si prepara e lì dietro a quei cespugli c'è la pista. Sembra che sia aperto un po' anche il cielo, per fortuna, e vediamo un attimino che si va a sfogare un po' là e noi facciamo cose qua. Buon caffettino time a tutti. Allora, arrivata una certa, dobbiamo andare a chiamare il mini bro, perché dobbiamo andare. Tanto portiamo Bernice a fare 2 passi e vi facciamo vedere anche com'è la pista qua dello skatepark. Rimane là dietro, dentro quel cancello marrone. Sei sicura che arriva fin laggiù, Bernice? No, vai su a chiamare. Ah, ok. Vamos. Eccolo il mini bro. Una cosa è certa, che Fermo è tipica come cittadina, è molto particolare, c'è tutte queste casette un po' con i mattoncini e quindi niente, sembra un po' particolare, cioè non è che sembra, è tipica. Ora bisogna che li chiediamo ai signori, visto che loro sono di qua al 100%, se c'è un perché del perché è così o una casualità o boh. Ragazzi, buonasera. Allora, ci siamo lasciati che eravamo arrivati a Fermo. Abbiamo fatto già sopralluogo e tutto. Facciamo un po' di upgrade, new work, ovvero spostiamo la TV dal davanti a dietro alla camera da letto, aggiungiamo una presa in garage perché il cliente ha preso delle bici elettriche, quindi ha bisogno di una presa a 220 nel garage che non c'è. Mettere le safety dur lì, le cose della fiamma sulla porta d'ingresso e sui 2 gavoni, e poi basta, mi sembra. Sono queste cose, cioè niente di particolare, di grosso, ecco. Avevamo già fatto l'anno scorso l'upgrade dei pannelli, revisionare tutto che sia ok e fare questi upgrade qua. Ci hanno invitato a cena, abbiamo mangiato a casa loro e non vi abbiamo fatto vedere niente. Poi vediamo se domani li avevate già conosciuti l'anno scorso, se gli fa piacere dare un saluto così si vedono anche loro, perfetto, altrimenti vi faccio vedere il lavoretto. Domani mi arriva già qualcosa che ho già ordinato, l'altro pezzo mi arriva sabato se non sbaglio, quindi direi che oggi è venerdì, oggi vabbè già venerdì, calcolando che sarebbe stato giovedì, venerdì, sabato, oggi arrivano i pezzi, sabato gli altri, massimo domenica partiamo da qua. Vediamo come organizzarci. Partenza da qua, lo scoprirete solo guardandoci. Buonanotte a tutti, mentre Jessica cerca di sistemare la tenda che si è rotta. Se la metti lì ci muoviamo nel letto, cadi, io te lo dico, fa casino, spaventiamo pippe e fa rumori. Ma come fa a cadere? Io te lo dico. Ma non cade. Sta a vedere. Come la metti la scala, dimmi. Saliamo Volando. Alla Bernice. Buonanotte a tutti, va? Fate vedere Bernice, Bernice è importante, devi farlo Dov'è? vedere. Buonanotte. Buonanotte.
Siccome i signori hanno 2 cenerine, stasera Pippotto l'abbiamo portato anche a lui là, Insieme a 2 cenerine, ma ha fatto tutto Niente, il sta col- vergognoso. Mamma mia che... No. Cioè non è come il papi, è timido, è come la mamma, un orsetto. Sì, come la mamma, uguale, vergognoso. Vabbè. Andiamo a letto ora. Devo costruirmi le montagne per non farla andare lassù. Vabbè, Buonanotte a tutti. buonanotte.